Lei è la Lamborghini da poster per eccellenza, probabilmente quella ancora appesa in cameretta, nello studio o meglio in garage. Invece questa Countach è quella che abbiamo spudoratamente ingrandito in ogni angolo del nostro smartphone. Queste due hypercar rappresentano due epoche diverse, due approcci alla sportività differenti, quindi per nulla paragonabili, ma con tutto il rispetto, quest'oggi il confronto sarà inevitabile. La Countach dall'inizio alla fine della sua carriera, ovvero dal 1971 al 1990, è sempre stata estrema. E se la Miura rappresenta quella bellezza totalizzante che piace a tutti, per chi era un giovincello negli anni 80 e 90, la Countach continua ad esprimere un giusto mix tra successo e sfarzo, diventati col tempo poi più sfacciati, soprattutto con questo 25° anniversario. L'ultima Countach prodotta il 4 luglio del 1990, una edizione nata per celebrare il quarto di secolo del marchio, festeggiato nel 1988. Come sappiamo, la mano di Marcello Gandini ha reso da subito la Countach unica e straordinaria, mentre quel genio di Stanzani, desideroso di rivincita dopo la Jarama, ha fatto il resto. Con la 25° anniversario, che col contributo stilistico dell'Argentine, ovvero di Orazio Pagani, all'epoca dipendente dei Lamborghini, ha messo la parola fine a questo longevo modello. Ma tutto è cambiato di nuovo nel 2021, quando per i 50 anni dalla presentazione della prima Countach questo nome è tornato alla ribalta, grazie alla LPI 804. Oggi viviamo in un mondo in cui spesso la creatività ha bisogno del passato per inventarsi qualcosa di nuovo, che detta così sembra un controsenso, ma in realtà funziona. Di conseguenza gli anniversari si trasformano in delle grandissime opportunità per celebrare quello che di maestoso è stato fatto. E queste due auto ne sono due esempi straordinari. A mezzo secolo dal debutto, il team di designer guidati da Mitja Borket ha voluto rendere omaggio alla Countach, non creandone un erede, ma lasciandosi ispirare. Il design punta alla purezza della LP400, a mio avviso la più bella Countach di sempre, aggiungendo quel carattere ripreso inevitabilmente dalla Ventador. Eclatanti sono alcuni riferimenti come la striscia anteriore frontale, il cofano discendente, purtroppo non ci sono più i fari a scomparsa, ma la presa d'aria NH, quella c'è, dalla forma simile al passato ma più grande. E poi ancora l'esagono, che ritorna nei cerchi, nei profili dei parafanghi, senza considerare la tridimensionalità esagonale espressa pure dai gruppi ottici posteriori. Una zona questa dove le maggiori dimensioni delle moderne Lamborghini rispetto a quelle del passato sono assai evidenti, soprattutto se si guardano le ruote, con cerchi che dietro arrivano fino a 21 pollici. E a proposito di richiami, giocare coi numeri prima ancora che con lo stile in questi casi è molto efficace. Per esempio 112 esemplari, quello è il numero massimo consentito per la produzione di questa LPI 804 e questo 112 si potrebbe pensare che si riferisca a 1 come one off e 12 al 12 cilindri, e no, invece 112 è il codice di progetto originale della primissima Countach. Fantastico. Fa un po' impressione ricordarlo, anche se ormai ci siamo abituati a balzi prestazionali del genere. Il V12 infatti è sempre lì,
ma dalle potenze che negli anni sono arrivate sulla Countach di prima generazione a un picco di 455 cavalli, con la LP 804 si sono raggiunti gli 814 cavalli. Grazie ai supercapacitori che hanno debuttato sulla Sian, il V12 da 6,5 litri offre 780 cavalli, a cui si aggiungono i circa 34 cavalli del sistema elettrificato a 48 volt. Un toro potente come non mai e, considerando anche la trazione integrale permanente, leggero, col peso che si ferma poco sotto ai 1600 kg, una massa che con la spinta del V12 e la cooperazione dell'elettrico sembra infinitamente inferiore. Guidare a brevissima distanza l'una dall'altra queste due Lamborghini celebrative è quasi traumatico, perché le differenze sono veramente abissali oltre che epocali. Questa è la massima interpretazione di tutto ciò che riguarda l'evoluzione tecnologica, l'efficienza. Col Super Cup, quindi con la parte elettrificata, che è come se appoggiasse le mani sulle spalle del V12, si avvicinasse e gli sussurrasse qualcosa nell'orecchio. La velocità che questa LP804 riesce a raggiungere in ogni condizione è impressionante, ma è altrettanto sbalorditiva la facilità con cui, volendo, si lascia condurre magari nel traffico, dove può diventare anche docile, quasi non vi accorgerete di lei. Si tratta di un toro da 355 km/h di velocità massima e uno 0-100 è clissato in 2,8 secondi. Di conseguenza potrebbe sembrarvi fuori luogo provarla su di una strada tutta tornanti e curve strette come quella dove è stata ambientata questa breve prova. E invece no, il comfort, il feeling e tutto quello che è coinvolgente di questa Lamborghini sono un elogio al livello tecnologico incredibile che la casa di Sant'Agata Bolognese ha raggiunto in questi anni. Il vero sforzo epocale invece è quello imposto dal 25° anniversario, che già salendo è come se ti volesse dire: ehi, ti piacciono i ferri di una volta, eh? Bravo, però adesso te li devi meritare. La si può ascoltare qui sulla Countach 25° anniversario col suo V12 imponente, un powertrain totalmente termico senza nessuna assistenza elettrificata, una macchina capace di coinvolgerti fisicamente, come ho già detto, ma anche riportarti indietro nel tempo, nei tempi giusti ad ogni affondo di gas. Il compromesso tra design e meccanica è croce e delizia del progetto Countach sin dal principio ed è presente pure sulla 25° anniversario, anche se trattandosi dell'ultimo aggiornamento qualche vizio di gioventù era stato risolto. Qui l'aerodinamica è più raffinata, l'intervento di Pagani ha addolcito alcuni spigoli maggiorando molte prese d'aria, migliorie che portarono questa versione a un successo nelle vendite, concluse con all'attivo poco più di 650 esemplari consegnati. Ma estetica a parte, che rimane soggettiva, guidarla, ecco, questo sì che è estremo. I materiali migliori di quell'epoca non sono minimamente paragonabili a quelli attuali, così come la rigidità e soprattutto la distribuzione dei pesi che sulla 25° è parecchio sbilanciata al posteriore, senza contare il contributo degli pneumatici dalla spalla alta e montati su cerchi da 15 pollici che lasciavano ben poco spazio all'impianto frenante. Immaginatevi quindi per un attimo di scatenare i suoi 455 cavalli dove è possibile, trovarvi quindi a circa 295 all'ora di velocità massima e non voler, ma dover inchiodare.
Per fortuna non è il mio caso, almeno non nella giornata del test che state vedendo, dove più che altro ho combattuto con lo sterzo a cremagliera un vero macigno nei tornanti e con una frenata davvero da interpretare in discesa, senza contare che, data l'unicità dell'esemplare in prova, l'andatura è stata mansueta. Anche se quando per un attimo abbandonavo questi ragionamenti estremamente razionali, il V12 di 60 gradi mi ricordava dov'ero e con chi ero, invitandomi finalmente a stare zitto e godermi il momento. Tornando quindi ai poster di qui sopra, non penso ci sia da stupirsi se questa Countach è tra gli oggetti più rappresentativi di un'epoca, gli anni 80 e 90. Ed è così che, da appassionato di cinema, sono molto contento che Jordan Belfort abbia scelto proprio una 25esimo anniversario bianca per una delle scene più incredibili di The Wolf of Wall Street. E allo stesso tempo il binomio tra il toro emiliano e la moda milanese è stato splendidamente elogiato anche in House of Gucci, in cui figura proprio questa Countach, colei che ha chiuso definitivamente un'epoca irripetibile. E adesso siamo giunti alla fine, quindi con la domanda finale che mi faccio io prima che me la facciate voi. E sarebbe: Andrea, ora che le hai provate tutte e due, se dovessi sceglierne una, quale prenderesti? E ora mi devo inventare una risposta politicamente corretta, oppure no? La verità ve l'ho già raccontata, e cioè che per me la prima Countach di produzione, la LP400, rimarrà per sempre insuperabile. Con il vero vincitore oggi, che è lui, il V12 Lamborghini. Di conseguenza, tra la 25esimo anniversario e la LP804, se mi chiedete qual è la migliore Lamborghini, vi rispondo come ha fatto l'inossidabile Maverick rivolgendosi ad Iceman, ovvero: è stato un bel momento, non roviniamolo.